Buongiorno a tutti. Sono Giada Benincasa e sono assegista presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché membro del gruppo di ricerca Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. La ricerca ha preso avvio nell'aprile 2019 e si concluderà nell'aprile 2021. Il progetto, commissionato al Centro Studi Internazionali Comparati dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia DIL, è stato cofinanziato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL, nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e ha avuto come partner Fondazione ADAPT. Obiettivo della ricerca è lo studio degli impatti sulla normativa di salute e sicurezza sui lavoratori dei profondi cambiamenti tecnologici, demografici e ambientali che vengono indicati con il concetto di quarta rivoluzione industriale. Il rapido passaggio da una dimensione fisica ad una più intellettuale del lavoro, l'ascesa di forme innovative di interazione tra uomo e macchina nell'era degli esoscheletri, l'affermazione di nuove modalità organizzative rese possibili dalle nuove tecnologie, come smart working e coworking. Tutti questi cambiamenti determinano l'insorgenza di nuovi rischi, non solo di natura fisica, ma anche psicosociale per i lavoratori. Il progetto di ricerca accoglie così la sfida di ripensare internamente la normativa di salute e sicurezza nei nuovi ambienti di lavoro, sia in termini di tutele e obblighi previsti dalla normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che di assicurazione dei lavoratori. I risultati della ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni. Oltre alla ricerca vera e propria, condotta con un approccio comparato e multidisciplinare, verranno pubblicati prodotti che possono orientare la pratica degli operatori della salute e della sicurezza sul lavoro. All'interno di queste attività di ricerca si è deciso di coinvolgere anche esperti provenienti da altri paesi per arricchire la conoscenza dei cambiamenti e degli impatti, condividendo i risultati del progetto e facendoli dialogare con chi si occupa da anni del tema. Uno dei temi su cui ci siamo concentrati durante l'esecuzione del progetto è quello inerente all'evoluzione subita al concetto di luogo di lavoro e del relativo impatto che si ha sui profili di salute e sicurezza sul lavoro. Da questo punto di vista, dunque, si pone uno dei principali interrogativi diretti ad inquadrare quella che è l'evoluzione che sta subendo il mondo del lavoro e dunque se vi è ancora un chiaro confine fra quello che viene definito ambiente interno e quello che è l'ambiente esterno, dunque circostante all'azienda. Se appunto è vero che le trasformazioni del lavoro comportano una nuova dimensione caratterizzata spesso dall'interazione uomo-macchina oppure fino a parlare di algoritmo che si collega anche alla nascita di nuovi ambienti e contesti produttivi, è anche doveroso segnalare che i mutamenti registrati sino ad oggi non emergono soltanto a causa delle nuove tecnologie introdotte nel processo e nei processi produttivi, bensì si incardinano proprio anche su quello che è il concetto stesso di luogo di lavoro, sempre più soggetto a trasformazioni e mutamenti. In un tempo in cui, infatti, anche grazie al supporto delle tecnologie, sono sempre più numerose le ipotesi di prestazioni di lavoro dipendente, dunque il lavoro subordinato, svolte al di fuori dai locali aziendali, in cui per molti lavoratori appunto è possibile lavorare praticamente ovunque e in qualsiasi momento, quella che è ed era soprattutto la netta separazione tra lavoro e vita privata, dunque tra sfera lavorativa e sfera privata, sembra in questo momento venir meno, travalicando pertanto le tradizionali categorie di spazio e tempo di lavoro. Da questo punto di vista, nella recente trasformazione del lavoro, infatti, assistiamo non solo all'emersione di concetti come impresa 4.0 e alla dilatazione dell'idea del tempo di lavoro, che si configura sostanzialmente come l'altra faccia della medaglia rispetto al problema indagato in questa sede e dunque afferente a quella che è la dimensione spaziale del lavoro, quindi il luogo di lavoro. Ma altresì stiamo vivendo quella che in molti definiscono come la smaterializzazione del lavoro e dunque anche dell'impresa, nonché dei suoi tratti qualificanti, tra cui il luogo di lavoro che tradizionalmente è sempre stato definito e concepito come uno dei pilastri del diritto del lavoro.
Da questo punto di vista gli attuali modelli organizzativi del lavoro si rivelano spesso frammentati, come abbiamo detto, destandardizzati e addirittura fluidi, proprio perché sempre più lavoratori, grazie alla possibilità di utilizzare strumenti di lavoro portatili come PC, tablet, smartphone e soprattutto all'avanguardia, che permettono da un lato di accedere al proprio ambiente di lavoro, che spesso è addirittura virtuale in ogni momento, e dall'altro lato di lavorare sostanzialmente in luoghi fisici tradizionalmente non deputati allo svolgimento della prestazione lavorativa, come per esempio la propria abitazione o addirittura la hall di un albergo, o ancora spazi di transito come possono essere appunto, come può essere appunto il vagone di un treno. Se infatti anche in passato, per esempio con il telelavoro, abbiamo assistito a fenomeni in cui si creava una scissione spaziale tra il luogo della prestazione di lavoro e il luogo dell'impresa, quindi sede aziendale, sicuramente possiamo dire che questa scissione in passato è stata caratterizzata da una certa stabilità che oggi invece non ritroviamo nelle dinamiche odierne, che sembrano assumere tratti qualificanti sensibilmente diversi. Da questo punto di vista, appunto, la digitalizzazione investe dunque il concetto di luogo di lavoro, e i confini dell'ambiente di lavoro si stanno sostanzialmente progressivamente confondendo con quello che è l'ambiente esterno di vita privata. Il lavoro da questo punto di vista diventa ubiquo, tanto da potersi svolgere almeno per molti lavoratori praticamente ovunque, e il concetto stesso di luogo di lavoro sembra dunque subire una oggettiva espansione rispetto a ciò che tradizionalmente tendiamo a ricondurre al lavoro standardizzato, dunque quello tipico del Novecento industriale. È da questo punto di vista che dunque, pur riferendoci a lavoratori subordinati e che non sono tecnicamente considerati itineranti, che si ha un lavoro spesso privo di un luogo predefinito, uscendo dunque dal contesto tradizionale di riferimento, che può essere considerata la fabbrica oppure l'ufficio situati all'interno dei locali aziendali, per propagarsi nel territorio circostante, come dicevamo anche prima, le case, le città e gli spazi di vita privata, solitamente dedicati al tempo libero. Non solo, all'interno di questa evoluzione del concetto di ambienti di lavoro emerge anche una nuova idea di ufficio, caratterizzato sempre più spesso da modelli a pianta aperta. In questo senso sembra aumentare, per esempio, il ricorso ad ambienti, a spazi di coworking, cioè quegli spazi collettivi generalmente predisposti secondo il modello dell'ufficio open space, dunque a pianta aperta, pensati per ospitare lavoratori autonomi e dipendenti di varie aziende, gestiti però da soggetti terzi rispetto ai lavoratori che li abitano e ai datori di lavoro di questi ultimi. E da questo punto di vista ovviamente ci dobbiamo interrogare, proprio perché anche in materia di salute e sicurezza, proprio perché è necessario segnalare ed evidenziare la rilevanza e l'impatto che ha il luogo di lavoro e il mutamento che sta subendo lo stesso concetto di luogo di lavoro sul sistema prevenzionistico posto appunto a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, dunque, sorge spontanea la domanda sul come sia possibile a questo punto garantire la salute e la sicurezza a quei lavoratori che operano e che lavorano dunque in ambienti non più definiti e predeterminati, ma, come abbiamo visto, aperti, variabili e soprattutto fuori dalla disponibilità giuridica del datore di lavoro, quindi che lavorano e prestano l'attività lavorativa in contesti che spesso si confondono, se non addirittura coincidono, con quella che è la città stessa, nonché il territorio circostante l'impresa. In questo senso, allora, ci dobbiamo chiedere altresì se la normativa prevenzionistica e dunque l'impianto normativo del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che ricordo essere il decreto legislativo numero 81 del 2008, tradizionalmente basato su un concetto di organizzazione materiale
fisica e dunque altresì anche su un concetto di luogo di lavoro determinato e predeterminato, può essere considerato ancora idoneo e attuale rispetto ai nuovi contesti di lavoro e, come abbiamo visto, spesso sono appunto indeterminati e dematerializzati. Da questo punto di vista occorre fare una breve premessa, un passo indietro sulla nozione di luogo di lavoro che, come sappiamo, è definita all'articolo 62 del decreto legislativo 81 del 2008, anche se questa ovviamente è applicabile, come dice la stessa disposizione normativa, esclusivamente al titolo secondo. Da questo punto di vista ormai è intervenuta la giurisprudenza che da anni ampia estende questa nozione di luogo di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica e antinfortunistica, stabilendo che il luogo di lavoro è qualunque posto nel quale concretamente viene svolta l'attività lavorativa. Pertanto, anche a fronte di queste premesse, il tema indagato sembra oggi coincidere con una delle principali sfide connesse alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale e ai rischi emergenti a seguito della digitalizzazione del lavoro e dell'evoluzione del concetto di luogo di lavoro. Da questo punto di vista dobbiamo segnalare altresì che non mancano studi internazionali che hanno indagato l'impatto significativo che l'ambiente di lavoro ha sulle persone sostanzialmente che lo abitano, quindi sui lavoratori, nonché l'effetto spesso negativo che modelli di open space e quindi, come dicevamo, a pianta aperta hanno sull'interazione tra colleghi, nonché sulla collaborazione degli stessi. Ancora sulla loro motivazione, dimostrando che l'eventuale vantaggio relazionale dato da un ufficio a pianta aperta è nettamente inferiore rispetto agli svantaggi che si hanno, per esempio, in termini di privacy, distrazione o addirittura stress sul lavoro, dunque derivante o aumentato a causa dell'ambiente di lavoro e dell'attività lavorativa. L'effetto diciamo totale del tipo di ufficio sui lavoratori sembra pertanto essere significativo, in quanto comporta il rischio di ripercussioni sulla salute dei lavoratori, anche in termini di rischi psicosociali, ancora diciamo abbastanza sottovalutati e trascurati nella nostra società, ma in via di espansione. In questo senso dobbiamo altresì aggiungere un'altra dinamica, e cioè che la distanza fisica del lavoratore dalla sfera organizzativa del datore di lavoro e dal luogo di lavoro tradizionale, pertanto la sede aziendale, in cui appunto era facile instaurare interazioni con i colleghi, oggi comporta il rischio di un maggiore individualismo e un maggiore isolamento sociale dei lavoratori. Il pericolo, pertanto, oggi è quello di trascurare in questi casi la tutela della salute dei lavoratori inseriti in contesti aperti e fluidi, come dicevamo prima, come sono per esempio anche gli spazi di coworking, che ricordiamo ancora una volta essere nella disponibilità giuridica di un terzo soggetto rispetto alla relazione di lavoro che intercorre fra datore di lavoro e lavoratore. Pertanto si pongono in questo caso anche degli interrogativi, dei dubbi sul piano dell'individuazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E questo ovviamente a discapito non solo della salute e della sicurezza tradizionalmente intesa, ma anche di quella dimensione sociale che si aveva con il luogo di lavoro tradizionale. Infatti, seppur diciamo perennemente connessi, molti lavoratori digitali tendono spesso ad isolarsi, come abbiamo ricordato, e a soffrire, per esempio, stando a molti studi internazionali, di stati di ansia, stress, fino a sviluppare anche malattie mentali. Tuttavia, i rischi che corriamo nella gestione del lavoro a distanza non sono solo quelli di natura psicosociale, ma possono essere anche fisici. In questo caso parliamo di rischi legati per esempio all'esposizione a campi magnetici, che sono sempre più diffusi proprio a causa dell'elevato utilizzo di tecnologie, ancora una volta smartphone, tablet, PC, quindi tecnologie
utilizzate per svolgere l'attività lavorativa. Oppure parliamo anche di rischi fisici più tradizionali come il rischio ergonomico, che appunto sono rischi questi dati dalla predisposizione di postazioni di lavoro spesso inadeguate oppure inesistenti. Da questo punto di vista non possiamo pertanto sottrarci dal tentativo di indagare la questione relativa alla individuazione e eventuale valutazione di tutti quei rischi che travalicano i confini dell'impresa, con i conseguenti dubbi che possono sorgere in termini di responsabilità per il datore di lavoro, anche con specifico riferimento ovviamente alla verifica tesa ad indagare l'idoneità dei luoghi in cui i propri dipendenti e dunque i lavoratori si trovano a svolgere l'attività lavorativa. In questa prospettiva, come ben sappiamo, potrebbero quantomeno potenzialmente trovare applicazione in caso di prestazioni di lavoro svolte a distanza in maniera continuativa le previsioni contenute nel titolo settimo del decreto legislativo numero 81 del 2008, che sono richiamate dall'articolo 3,10 del testo unico in materia di salute e sicurezza. Nei limiti posti dalla normativa di riferimento, dunque, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a gestire non soltanto i rischi che sono presenti nell'ambiente di lavoro, comprendendo qui anche quelli psicosociali, quegli incidenti sulla postura e dunque ergonomici e appunto sulle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, ma anche l'organizzazione stessa quotidiana del lavoro effettuato dal lavoratore, che dovrebbe essere per esempio scandita da pause o cambiamenti di attività in modo da ridurre l'onere del lavoro sul videoterminale. Pertanto, a fronte di questa dinamica e venuto meno il luogo di lavoro fisso e determinato e questo concetto di ambienti di lavoro, per il datore di lavoro risulta sempre più difficile ipotizzare, ad esempio, ispezioni nei luoghi che possono essere più disparati, in cui i lavoratori eseguono la propria attività lavorativa al fine di verificare la loro conformità alla normativa di riferimento, tanto da far dubitare in alcuni casi dell'applicabilità della disciplina prevenzionistica ad alcune fattispecie, proprio perché si ritiene tale normativa troppo vincolante e rigorosa per alcune nuove dinamiche che si sviluppano, prediligendo invece la ricerca di una maggiore responsabilizzazione e autonomia del lavoratore stesso. Da questo punto di vista, infatti, ci viene alla mente quello che è l'istituto del lavoro agile, per cui si vorrebbe una maggiore autonomia, una maggiore flessibilità nella gestione di questo istituto, anche se è bene ricordare anche in questa sede che in caso di prestazione svolta in modalità agile, l'obbligazione di sicurezza che grava in capo al datore di lavoro, anche ai sensi dell'articolo 2087 del Codice Civile, non può dirsi esaurita nella sola consegna periodica dell'informativa sui rischi di cui all'articolo 22 della legge 81 del 2017. Pertanto, avviandomi verso le conclusioni, il lavoro da remoto sembra scontare un grave problema di inconsapevolezza spesso in merito ai molteplici rischi che si presentano, nonché agli obblighi e alle responsabilità legali in punto di salute e sicurezza sul lavoro, che è una materia che oggi non sembra poter prescindere appunto dalle disposizioni contenute nel testo unico in materia di salute e sicurezza, dunque il decreto 81 del 2008, se non altro in quanto contenente principi di derivazione comunitaria che pertanto non sono derogabili da una legge ordinaria. In tal senso, alcune prospettive di riforma potrebbero muoversi nella direzione di traslare in un certo senso l'impianto normativo prevenzionistico, che oggi si basa su un concetto di organizzazione materiale e dunque anche di luogo di lavoro fisico, al concetto di persona che lavora, ancorando dunque la tutela della salute e sicurezza sul lavoro non tanto alla presenza di un lavoratore in un determinato spazio fisico, come per esempio avviene per i lavoratori parasubordinati a cui si applica sostanzialmente la disciplina del testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro solo se svolgono
la propria attività all'interno dei locali aziendali, ma ancorando tale tutela alla persona stessa che lavora, a prescindere dunque dal luogo in cui svolge la prestazione di lavoro, arrivando pertanto ad un concetto universale e in termini quasi assoluti di tutela della salute della persona che lavora. Da questo punto di vista sarebbero auspicabili pertanto almeno 2 interventi fondamentali per inquadrare e gestire correttamente i nuovi contesti di lavoro. In primis, un possibile ripensamento del concetto di valutazione dei rischi, che sostanzialmente è il punto cardine di tutto il sistema di prevenzione per come oggi è costruito, e che però tuttora rimane connesso ad una dimensione fisica dell'organizzazione e dunque del luogo di lavoro, che invece dovrebbe prescindere da questi elementi per concentrarsi sulla persona, come abbiamo detto, e sulla modalità di esecuzione della prestazione di lavoro che ancora una volta, ripeto, dovrebbe potersi svolgere ovunque, si svolge ovunque. In secondo luogo, invece, sembra sempre più necessario ripensare l'intero sistema di prevenzione in vista del superamento della dicotomia ambiente interno e ambiente esterno rispetto all'azienda, quindi alla sede aziendale, dunque in un'ottica che tenga assieme o quantomeno non separati i concetti di salute pubblica e salute occupazionale che, come abbiamo visto anche dai recenti avvenimenti di carattere mondiale, sono spesso legati scindibilmente l'uno con l'altro e dunque possiamo dire che con la progressiva perdita di un concetto fisso, determinato e univoco di luogo di lavoro lo saranno ancora di più. Grazie.